Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi inizia ufficialmente la nostra nuova avventura che ci porterà in 4 diverse regioni italiane. La prima, come avrete intuito dal titolo, è l'Emilia Romagna. Vi racconteremo di 5 luoghi speciali un po' meno conosciuti di questa regione e poi continueremo con il nostro on the road. Da oggi, ogni venerdì alle 18 pubblicheremo un video e vi terremo compagnia per tutta l'estate. Quindi se non volete perdere tutte le nostre prossime pubblicazioni e per sostenere anche il nostro progetto, iscrivetevi al canale. Ora partiamo! Siamo stati in Emilia-Romagna a fine aprile, qualche settimana prima delle inondazioni che hanno duramente colpito questa splendida regione. Non è facile per noi parlarne, alcuni dei luoghi che vedrete in questo video hanno subito grandi danni, ma abbiamo deciso di pubblicare comunque le immagini con la speranza che possano essere utili, anche se in minima parte ovviamente, per la ripresa del turismo in quelle zone. In ultimo vorremmo che tutti noi riflettessimo su questi tragici eventi e su quello che la crisi climatica sta facendo al nostro paese e al mondo intero. Questi eventi non possono diventare la norma. Dopo questa introduzione, secondo noi doverosa, venite con noi in Emilia-Romagna. La prima tappa del nostro viaggio è la Val Trebbia, un territorio vicino a casa nostra che conosciamo abbastanza bene e ci piace moltissimo. Una valle che regala scenari incredibili con borghi, castelli e una natura incontaminata tutta da scoprire. Iniziamo la giornata con la visita di Brugnello, che arroccato su uno sperone di roccia offre secondo noi una delle viste panoramiche più belle di tutta la zona. Il piccolissimo borgo è perfettamente curato, le porte delle casette in pietra sono decorati con motivi floreali, così come la pavimentazione della sua via centrale, che porta alla chiesa e al belvedere sul fiume Trebbia. È davvero un gioiello, un paese che sembra uscito da un altro tempo in cui rilassarsi circondati dalla natura. Guidiamo per le strade della valle che offrono diversi punti di osservazione sul fiume fino ad arrivare a Bobbio, senza dubbio il centro più famoso della zona, reso riconoscibile dal suo bellissimo ponte di età romana chiamato Gobbo o del Diavolo. È lungo 273 metri con 11 archi, tutti di diverse altezze, e questo lo rende unico nel suo genere. Il centro di Bobbio è caratteristico e ben conservato. Noi siamo capitati qui in un giorno di mercato e c'era tantissima gente in giro, ma è stato bello. Lasciatevi guidare dall'istinto e perdetevi per un po' tra le antiche vie, ma non dimenticate di visitare la cattedrale di Santa Maria Assunta e l'abbazia di San Colombano. Per pranzo ci siamo spostati a Travo, a pochi minuti da Bobbio. Qui abbiamo provato la bortellina o burtleina piacentina, una frittata di acqua e farina da accompagnare a salumi e formaggi. Provatela al posto del classico gnocco fritto. Nei dintorni ci sono tantissimi castelli e fortezze da poter visitare, come ad esempio il castello di Rivalta, che si affaccia proprio sulle acque del Trebbia. Ve ne abbiamo già parlato in un video dedicato, vi lasciamo il link qui sotto in descrizione se vi interessa questo argomento. Nel cuore dell'Appennino reggiano si trova un massiccio roccioso dalla forma inconfondibile, che ricorda un po' una nave e che spicca nel mezzo delle altre montagne e colline. È la pietra di Bismantova, che con le sue pareti scoscese è una meta imperdibile per chi ama l'arrampicata e le ferrate. Una perfetta palestra di roccia naturale, insomma. Dato che però noi non abbiamo ancora mai provato nessuna di queste due esperienze, ci limitiamo a raggiungere il pianoro sommitale, con una semplice e bella camminata di 45 minuti. Lasciata la macchina al parcheggio, in meno di 5 minuti arriviamo all'eremo di Bismantova, da dove parte un comodo sentiero che passa prima in mezzo ad un bosco e che regala poi belle vedute sulla vallata circostante. Mentre camminiamo troviamo incisi nella roccia alcuni animali, un serpente e una lucertola. Fateci sapere se ne trovate altri. Arrivati in cima ci troviamo davanti a un grande prato, il punto perfetto dove fermarsi a fare una pausa sotto il sole. La vista è pazzesca da quassù, si può camminare lungo il bordo del massiccio, ma prestate attenzione perché non ci sono parapetti che lo delimitano. Questo luogo è davvero particolare e non passa di certo inosservato. Secondo alcuni Dante Alighieri avrebbe preso spunto proprio dalla pietra di Bismantova per la descrizione del Monte del Purgatorio. Facciamo una passeggiata nei boschi che ci sono in cima al pianoro e una volta scesi ci fermiamo al rifugio della pietra per prendere un panino della focaccia. Abbiamo pranzato ad uno dei tavoli da picnic che ci sono nel bosco, all'ombra della roccia.
Se verrete da queste parti, a mezz'ora di auto da qui si trova il castello di Rossena, circondato da un paesaggio da sogno, e il piccolissimo ma pittoresco borgo di Votigno di Canossa, che ospita la Casa del Tibet, un tempio buddista inaugurato nel 1990. Vi imbatterete in bandiere e ruote di preghiera, sculture di divinità e una dedicata a Gandhi. Una grande scacchiera decora il pavimento della piazzetta centrale. Tutto è molto tranquillo e si ha proprio la sensazione di essere arrivati in un angolo di pace, nascosto al frastuono del mondo tra le colline del Reggiano. Altro scenario unico nel suo genere in Emilia-Romagna è la zona di Comacchio e del delta del Po. Il paese è davvero bello, con i suoi canali, i tanti ponti, le case colorate e il caratteristico complesso architettonico dei tre ponti, simbolo indiscusso della cittadina. Ci sono scorci interessanti, giardini che si affacciano sull'acqua e piccole barche ormeggiate nei canali che è impossibile non fotografare. Noi ci siamo trovati a visitarla proprio durante i giorni della festa dei pesci marinati. Il piatto tipico di Comacchio sono le anguille e durante questi giorni di festa è possibile visitare la manifattura, la fabbrica storica dove i marinati venivano preparati. Però nel caso ve lo steste chiedendo, noi non le abbiamo assaggiate. Se qualcuno l'ha fatto, scriveteci pure nei commenti come sono, siamo curiosi. Dopo aver camminato sotto il bellissimo loggiato dei Cappuccini e aver mangiato un gelato tra i canali del centro, riprendiamo la nostra macchina e andiamo verso le valli di Comacchio, una zona umida tra le più importanti d'Europa. Lasciamo la macchina vicino a Bettolino di Foce, un casone che fa da ristorante e noleggia anche biciclette. Iniziamo a camminare in direzione Casone Donna Bona. Passiamo accanto ad una torre di osservazione per il birdwatching e passeggiamo su una lunga striscia di terra sottile con l'acqua sia a destra che a sinistra. È quasi il tramonto e non c'è praticamente più nessuno in giro. 3,5 km dopo arriviamo al casone Donna Bona, che si trova in una posizione davvero super scenografica. Viviamo un momento di pace incredibile, mentre il sole scende oltre l'orizzonte. Tornando indietro il tramonto è infuocato, di un rosso pazzesco, e gli ultimi raggi di sole ci accompagnano fino a che non arriviamo a destinazione. È stato davvero speciale. L'Emilia-Romagna è ricca di paesini pittoreschi, ma noi vogliamo consigliarvene due in particolare, piccoli ma straordinari, che si trovano a 20 minuti l'uno dall'altro e sono perfetti da visitare in un'unica giornata, Brisighella e Modigliana. Brisighella è un borgo medievale immerso tra le dolci colline dell'Appennino in un bellissimo contesto naturale all'interno del Parco regionale della Vena del Gesso. È facile riconoscere il profilo del paese grazie alla torre dell'orologio e alla rocca manfrediana, che dominano il centro storico, ognuno dal proprio colle. È possibile visitare la rocca, ma solo nei weekend e nei giorni festivi. Noi l'abbiamo trovata chiusa, ma c'è comunque una vista stupenda da qui, quindi passateci comunque. Il centro è un susseguirsi di case colorate, stretti vicoli e locali in cui fermarsi per pranzo o per una merenda. Provate l'olio extravergine prodotto qui a Brisighella, è buonissimo. Da non perdere la via degli Asini, strada coperta e sopraelevata che riceve luce solo dalle tipiche finestrelle ad arco. Proprio qui si trovavano nell'antichità le stalle degli asinelli che trasportavano il gesso dalle cave poste sopra il paese. Girando per i vicoli scoprirete angoli segreti, con piccole torri nascoste, scalinate e fantastiche vedute su parchi e giardini. Modigliana l'abbiamo scoperta quasi per caso, ma ce ne siamo subito innamorati, a partire dal meraviglioso ponte medievale a schiena d'asino chiamato il Ponte della Signora, circondato da un parco pieno di fiori e di papere, non sembra nemmeno reale da quanto è bello, ci è sembrato di essere all'interno di un libro fantasy. Il cuore del borgo è ancora autentico, particolarmente interessante e scenografica è la tribuna, un torrione dalla forma semicircolare con 2 campanili. Si affaccia sul fiume Tramezzo e segna l'ingresso nel quartiere storico e al castello. Passeggiate in salita fino a Porta del Borgo e alla bella piazza Pretorio. Siamo sicuri che rimarrete affascinati come noi da questo paese così reale e pacifico. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è un'area molto vasta che si estende tra l'Emilia-Romagna e la Toscana. Come potrete immaginare è stato impossibile per noi visitare tutti i luoghi meravigliosi che offre il parco in un solo giorno.
Ci siamo già ripromessi di tornare e dedicare un video a questi posti, perché quello che abbiamo visto ci è piaciuto molto. Lasciamo la macchina al rifugio alpino Casa Ponte e iniziamo a camminare lungo il sentiero Natura che parte dal lago di Ponte, uno specchio d'acqua di colore verde e circondato da boschi rigogliosi incontaminati. Il percorso ad anello è di 3,5 km e si completa in circa 2 ore e mezza. Gli unici suoni che sentirete sono gli uccellini che cantano e le foglie che scricchiolano sotto le vostre scarpe. Riprendiamo la macchina e guidiamo su strade che alternano passaggi tra i boschi a punti panoramici eccezionali, fino ad arrivare ad un posto davvero strano, dove si trova un fenomeno naturale che vediamo per la prima volta. Sul Monte Busca infatti si trova una fontana ardente di metano, attiva già dal XVI secolo come testimoniano alcuni scritti. Avete mai visto niente di simile? Salutato il piccolo vulcano ci spostiamo a Premilcuore, un borgo davvero carino attraversato dal torrente Rabbi, che forma diverse cascatelle e pozze, dove in estate si può anche fare il bagno. La vista dal Ponte Nuovo sulla famosa cascata urlante è davvero bellissima. Grazie come sempre per essere arrivati fino qui, speriamo che il video vi sia piaciuto. Questo era solo il primo di una serie che uscirà da qui settimanalmente e non una volta ogni 15 giorni come succede di solito, e se tutto va come deve andare i video in totale saranno 10. Siamo curiosi di sapere se conoscevate già tutti questi luoghi che vi abbiamo mostrato e dato che abitiamo veramente vicino all'Emilia Romagna, se vi va consigliateci altri posti da visitare in questa bellissima regione. Non scriveteci però nei commenti Bologna perché sarà la protagonista del prossimo video, del video di settimana prossima. Ora, prima di salutarci come sempre lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per supportarci. Ci vediamo venerdì prossimo direttamente da Bologna. Ciao! Ciao ciao!